Allora, qua ci troviamo nella zona speciale di conservazione della confluenza Fiumitore-Nattisone. È un'area che è stata istituita soprattutto per la salvaguardia di alcuni habitat ritenuti di interesse comunitario proprio dall'Unione Europea, tra i quali anche i prati magri, i magredi. In questa zona inoltre è stato fatto recentemente, dal 2012 al 2017, un progetto LIFE, il Live Magredi Grassland, che ha portato al recupero di circa 40 ettari in questa zona di Prato Magro di Magredo, che era stato completamente invaso, come possiamo vedere qui alle mie spalle, da specie vegetali esotiche invasive. Nella fattispecie Amorpha fruticosa, una pianta appartenente alla famiglia delle fabacee, che può venire confusa con Robinia pseudacacia, un'altra specie esotica invasiva, entrambe di provenienza nordamericana. Come si può vedere, appunto, questa è la Robinia pseudacacia, questa è Amorpha fruticosa, e si distinguono fondamentalmente per il tipo di foglie. Amorpha fruticosa ha molte più foglioline, più piccoline, ma la caratteristica distintiva soprattutto è la presenza sul fusto e sui rami di Robinia pseudacacia delle spine. Io anche farei una precisazione su cosa si intende per specie vegetale esotica invasiva. Non tutte le specie esotiche sono specie nocive. Per specie esotica si intende tra l'altro una specie che è stata spostata dall'uomo al di fuori del suo naturale areale di distribuzione. Tra alcune specie ricordiamo, non so, il mais, la soia, il peperoncino, la patata. Ci sono però alcune piante, soprattutto piante importate a scopo ornamentale o a scopo agricolo, che sfuggono alla coltivazione, cioè riescono a riprodursi anche al di fuori delle coltivazioni, trovano l'ambiente ideale per espandersi e talvolta si espandono in maniera notevole, andando anche ad occupare ambienti naturali, e quindi in tal senso diventano piante invasive. Solo un 10-15% delle specie esotiche diventa quindi invasivo. In regione, ad esempio, sono state recentemente censite circa 337 specie esotiche su una flora complessiva di 3.400 specie circa, e di queste solamente 37 hanno lo status di invasiva, cioè sono già ampiamente diffuse sul territorio. Tra queste alcune piante che sono, ahimè, ampiamente diffuse anche in quest'area rientrante nella rete Natura 2000. In Europa negli ultimi 30 anni c'è stato un incremento del 76% delle specie esotiche, così come in Italia un incremento di quasi il 100% di specie esotiche negli ultimi 30 anni. Cioè lo spostamento di specie animali e vegetali da una parte all'altra del mondo c'è sempre stato, ma negli ultimi anni è stato appunto incrementato a causa degli spostamenti notevoli di merci, dall'incremento del turismo, e quindi fondamentalmente sono un prodotto della globalizzazione. In più il cambiamento climatico, quindi il riscaldamento globale, sta favorendo anche specie più termofile, specie anche subtropicali, e quindi il fenomeno è decisamente in espansione. Ormai quelle che ci sono e sono già ampiamente diffuse possono essere contenute solamente in aree ristrette o di particolare pregio naturalistico, e questo è il caso ad esempio di questa zona. È una ZSC, fa parte della rete Natura 2000, in altre zone però forse non si può fare molto. Molto importante invece è la prevenzione, fare informazione e diffondere una cultura su basi scientifiche di cosa sono le specie esotiche invasive
e che problemi possono dare. Solamente il 2% dei cittadini europei percepisce le specie esotiche invasive come un problema, contro ad esempio il 40% di chi considera un problema il cambiamento climatico, appunto, o l'inquinamento. Eppure si potrebbe fare molto con la conoscenza, ad esempio nei nostri giardini evitare di piantare specie esotiche privilegiando specie autoctone, facendo una manutenzione corretta del territorio, quindi evitando di lasciare terreni nudi, evitando di fare movimenti di terra, si potrebbe fare già molto dal punto di vista del cittadino. In realtà non c'è proprio, se non per alcune specie, come ad esempio la palma cinese, Trachycarpus fortunei, che appunto viene piantata, cioè è un po' ubiquitaria in tutti i giardini della regione, ma che adesso si sta espandendo anche in ambiente naturale, non solo in Italia, ma anche al di là delle Alpi, a nord delle Alpi, in Svizzera, in Germania, in Austria. Effettivamente è considerata un indicatore di cambiamento climatico. L'esperienza pratica ci dice che l'ailanto, che appunto è una specie asiatica che è stata importata sia come specie ornamentale ma anche come specie nutrice di un bacco da seta, inizialmente in regione è stata rilevata sul Carso Triestino, quindi si è espansa in Carso Triestino, ha invaso gran parte della landa carsica, ma ora pian pianino sta espandendo il suo areale proprio procedendo sia lungo le naturali vie d'espansione ma anche lungo i fiumi in aree golenali, sta risalendo via via ed è arrivato nei fondovalle della Carnia e quindi potrebbe essere correlato a una specie, comunque sappiamo che ama il caldo, termofila, quindi il fatto che stia espandendo il suo areale verso nord significa che probabilmente è favorito dai cambiamenti climatici. Confluenza dei fiumi Torre e Natisone è un'area molto importante perché è inserita nella rete Natura 2000 di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, è caratterizzato principalmente dalla presenza di questi ambienti magredili che nel tempo si sono persi, è quello che si trova più a sud della regione, quindi più vicino al mare e che risente anche della vicinanza del Carso Triestino. Per ambiente magredile si intende un ambiente pressoché perifluviale che risente della dinamica fluviale perché sono sostanzialmente ambienti di prato e gli ambienti di prato tendono per loro natura ad evolvere verso qualcos'altro se non c'è un elemento dinamico, una dinamica che tende a riportare questa evoluzione verso il bosco alle condizioni originarie che sono quelle di prato. È un po' difficile spiegare come un ambiente che viene percepito come arido, sassoso, quindi anche poco produttivo in termini proprio di biomassa e di foraggio, in realtà paradossalmente sia molto ricco di specie. La regione interviene proprio per cercare di recuperare questi prati attraverso interventi di controllo, soprattutto dei boschi di neoformazione, la cui dinamica è spesso accelerata proprio dalla presenza di specie alloctone invasive. Lungo la confluenza Torre-Natisone in particolare è molto forte questa dinamica fluviale che tende proprio come un nastro trasportatore a disperdere le specie che hanno una maggior capacità invasiva e colonizzativa, no? Tra queste ci sono specie alloctone invasive come Amorpha fruticosa che prolifera e alligna molto bene sui terreni sabbioso-limosi tipici di quella zona e ha una grande capacità di proprio trasformazione ecologica perché è una pianta azotofissatrice, è una pianta, è un arbusto che ha una grande capacità di sviluppo, in particolare nel fiume Torre Natisone può dare origine a cespugli alti anche 4-5 metri
E con questa azione di ombreggiamento, per il fatto che anche un caducifolia, le foglie cadono nel terreno, tendono a determinare la formazione di uno strato di humus che quindi va proprio, si dice, a infeltrire la superficie del prato. Quindi la fissazione dell'azoto, la presenza di foglie e l'arricchimento in termini di sostanza organica del suolo trasforma un suolo originariamente magro, quindi povero di elementi su cui vi era la presenza di pascoli aridi molto ricchi di biodiversità, si ha la trasformazione in cespuglietti, in formazioni che poi evolvono rapidamente verso il bosco. Si opera attraverso dei macchinari anche piuttosto potenti, trince forestali, che liberano queste superfici da questa coltre di arbusti. Questa è la prima operazione. Dopodiché ci sono tutta una serie di altre attività gestionali che cercano di deprimere la notevole capacità in termini polloniferi, cioè di rigenerazione di nuovi germogli dalla base delle radici, perché non è sufficiente un solo intervento per debellare questa pianta che tende nel tempo a rigettare con ancora maggior vigore. Bisogna operare con 2-3 tagli nel corso delle stagioni vegetative per almeno 5 anni. A questo punto il prato può essere sfalciato perché i germogli tendono a essere più verdi, quindi più teneri, e quindi possono essere tranquillamente sfalciati insieme al prato, e pian piano nel tempo questa capacità di rigetto da parte della pianta viene depressa. Certo, poi perché si ricostituisca il magredo, cioè le condizioni originarie di suolo, possono essere necessari anche 10-20 anni. Il cittadino comune fa fatica a capire come mai noi, per esempio, dobbiamo tagliare alberi, cespugli e dobbiamo intervenire per salvaguardare un ambiente naturale. Sembra paradossale. Intanto, vabbè, i magreti sono ambienti semi-naturali, cioè in epoca più recente sono conservati grazie all'attività umana, quindi l'attività umana è fondamentale. Se questa attività tradizionale viene meno, è ovvio che deve intervenire l'uomo in qualche modo, quindi attraverso questi interventi che abbiamo visto. Però effettivamente la confluenza dei fiumi Torreno a Tisone è un po' un coacervo, un punto di raccolta di tantissime specie alloctone. Però questa è anche un'area naturale protetta, molto piccola, ed è circondata da una situazione che è completamente trasformata ad opera dell'uomo. Ecco, più un'area naturale è piccola, più la sua capacità di resilienza, cioè di resistenza ai fattori perturbativi esterni, viene meno. Quindi abbiamo già una situazione che è naturalmente perturbata per la presenza di un fiume, no? Che apporta continuamente queste piante dall'esterno. E poi un'area piccola, area naturale protetta, ecco che i fattori perturbativi che possono legarti per esempio ai fattori di cambiamento climatico possono determinare ancor più il problema dell'invasione da parte di specie alloctone che sono estranee a quel contesto. Quindi un ambiente, diciamo, meno stabile è più facilmente perturbabile e quindi più facilmente aggredibile anche dalla presenza di queste specie.